Benvenuti. Ho intitolato questa brevissima conversazione "Come si usava a lavorare nel passato e come stiamo lavorando al giorno d'oggi". Questo perché in realtà tutti dicono, sembrerebbe che nel passato c'era un maggior uso del lavoro individuale, del lavoro solitario, del singolo studioso che in qualche modo ricopriva tutto il lavoro in tutte le sue parti, e invece al giorno d'oggi è molto più facile che si lavori in gruppo, con dei gruppi a volte anche numerosissimi. Pensiamo, non so, ai vari articoli legati ai contesti dei grandi laboratori come il CERN di Ginevra, in cui ci sono magari 1000 persone autori dello stesso lavoro, e quindi riesce difficile un po' capire quali sono i contributi dei singoli. Invece nel passato era tutto più facile. Ma perché? Perché magari non c'erano gli strumenti tecnologici, quindi si trattava di usare soltanto carta e penna, oppure le persone erano più intelligenti, oppure eravamo un po' agli inizi di varie teorie, quindi era più facile il contributo individuale. Adesso invece poi nei vari rivoli, nelle specializzazioni, nelle tecniche matematiche, sperimentali, numeriche, in qualche modo è necessario specializzarsi, e quindi il contributo di più persone. Questo sicuramente è vero, però volevo, diciamo, fare una piccola osservazione. Prendo come spunto questo articolo di uno dei padri delle microonde, Seymour Cohn, il quale veramente stupisce per la quantità, la diversità di contributi originali che è riuscito a dare nei settori legati alla teoria, alle tecniche delle microonde. La rivista si chiama appunto, una rivista dell'IEEE, cioè dell'Institute of Electrical and Electronics Engineers, la più famosa associazione, la più grande associazione internazionale di ingegneri. È, diciamo, basata negli Stati Uniti, però poi ha sezioni in realtà in tutto il mondo. E le riviste molte delle riviste che pubblica questa istituzione si chiamano Transactions. In particolare qui abbiamo proprio le Transactions on Microwave Theory and Techniques. Stiamo parlando del 1969. E di cosa parliamo? Della slot line, che è una delle più famose, non la più famosa che è sicuramente la microstriscia, ma una delle più usate e più famose strutture guidanti per i circuiti integrati a microonde. Quindi la slot line on a dielectric substrate. Siamo ancora agli inizi dello studio di questa struttura, lo si vede dal fatto che si precisa che in qualche modo c'è il substrato dielettrico. Ma l'articolo è molto bello, tra l'altro c'è un approccio veramente geniale a questa struttura attraverso vari punti di vista, trasformazioni che in qualche modo la convertono in una guida d'onda rettangolare con un'utile capacitiva. Ma qui volevo farvi vedere soltanto l'ultima parte, i riconoscimenti, dove per esempio adesso si scrivono dei contributi minimali, oppure si scrive il contributo di un fondo che ha permesso di portare avanti il lavoro, finanziamenti, eccetera. E invece vediamo che cosa scrive Seymour Cohn, unico autore dell'articolo. Qui dice che lui vorrebbe ringraziare questa persona per aver preparato il programma al computer delle soluzioni del secondo ordine, quindi diciamo per aver portato avanti uno studio di tipo in qualche modo anche teorico-numerico sugli algoritmi, ma poi effettivamente di tipo implementativo. Pensate che la programmazione a quei tempi non era poi un lavoro così banale, così semplice. Poi ringrazia queste altre 3 persone per i loro studi sperimentali sulla slot line, quindi per il lavoro sperimentale. E poi queste persone più questi altri 2 hanno partecipato a numerose discussioni con l'autore. Allora, al giorno d'oggi io penso non si potrebbe fare una cosa del genere, nel senso che il fatto di aver lavorato all'implementazione numerica o teorico-numerica di certe equazioni per risolverle nel contesto dell'articolo darebbe assolutamente titolo ad apparire fra gli autori dell'articolo stesso. Il fatto di svolgere delle misure del lavoro sperimentale ancora
che è un lavoro molto complicato. La programmazione, già dicevo, all'epoca era molto complicata, eravamo ancora agli inizi, i primi computer. Gli studi sperimentali così delicati, così difficili, così perdi tempo. E poi le discussioni che dovrebbero essere un po' il cuore del lavoro scientifico in un gruppo, tutte queste attività vengono messe nei riconoscimenti e quindi a questo punto ci possiamo chiedere in quanti casi simili in cui troviamo dei lavori con un solo autore, poi di fatto il gruppo c'era ma non si vedeva. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima occasione.